Cari amiche e cari amici, ben trovati a tutti. Finalmente, dopo una lunga attesa, eccolo qui, nelle mie mani. Tatan, sta uscendo piano piano nel fodero che Antonio e Tiziano mi hanno dato abbinato al fucile. Ed eccoci qua, mi metto qui a presentarvelo vicino ai miei cani, perché è un fucile concepito proprio per questo. E partiamo dalla descrizione del fucile. Oramai avete capito che cos'è, perché ci avete visto presentarlo a me e a Tiziano nel work in progress, cioè da quello che è stato il concept fino ad arrivare all'arma finita. Parliamo quindi, subito si vede, di un sovrapposto in calibro 16, dedicato alla caccia, alla beccaccia in particolare e ai cani da ferma in generale. Facciamo subito le presentazioni di questa meraviglia, partendo dal nome e il cognome, che è lo stesso, si chiama Essential, cioè deve essere un fucile, doveva essere a monte essenziale, da specialisti. Come mio solito mi piace partire dai legni e dalla pala del calcio. Eccolo qua. Abbiamo scelto un grado 2 di legni con Tiziano, non troppo preziosi perché non c'era bisogno, ma di buona granatura e non troppo pesanti, che abbiamo finito a olio, come vedete, con calciatura inglese. Partiamo da qui, abbiamo messo questo bellissimo gommino color salmone per avere un appoggio molto solido, qualcosa di diverso dai soliti fucili di pregio che fanno in poli, che hanno quasi sempre il calciolo in legno, per avere qualcosa anche di più robusto, perché sapete ogni tanto può anche capitare, dovendo saltare un fosso, si scarica il fucile e capita di appoggiarlo, e in questo modo non si rovina quando lo appoggiamo e ha un appoggio sulla spalla perfetto. La pala, come vedete, è a calcio inglese, fino zigrino fatto a mano, calcio inglese perché in questo caso abbiamo il bigrillo, ma con i manoni che mi ritrovo gli è stato fatto, e si nota, anche un anatomico, cioè in grado di riempire bene la mano quando si passa dal primo al secondo grilletto, avere sempre un'impugnatura molto salda. La stina ne replica ovviamente in toto quelle che sono le caratteristiche. Anche questa l'abbiamo presa e l'abbiamo voluta completamente semplice, niente becchi d'anatra, niente di particolare, ma una stina proprio dritta, semplicissima, con una zigrinatura però di ampio spettro, di ampia copertura, per avere un'impugnatura sempre molto solida, come spesso capita di dover avere ed è necessario avere nelle cacce dove si spara soprattutto di stoccata. La bascula è un'onestissima bascula, normale, senza cartelle ornamentali, perché non è una bascula tipo Holland, è una bascula però perfettamente funzionale per quello che deve, il lavoro che deve svolgere, ed è una round body, come vedete, è completamente stondata, molto bella, ed è ovviamente stata finita, lo vedete, come tutte le minuterie, con una tartarugatura veramente molto di classe e che conferisce un certo fascino all'arma, un po' retro pur essendo un'arma modernissima. I corpi balistici, cioè parliamo delle canne. Lunghezza, innanzitutto, sono lunghe 63,5 cm, cioè la lunghezza che Robert Churchill, il grande armaiolo inglese, stabilì essere quella perfetta in termini di resa balistica, portabilità, brandeggio per la caccia coi cani da ferma, quindi 63,5 cm. Tubo sotto, ovviamente, che è alimentato e mosso, armato dal primo grilletto, strozzato completamente cilindrico, tubo sopra, secondo grilletto, 3 stelle. Altra cosa particolare che vedete è questo bindellino definito battue, tipo battuta, da battuta, quasi da fucili si vengono a definire quasi da cinghiale degli slugger. No, non è così, sembra in questo tipo, ma non lo si vede per niente, ed è stato fatto per alleggerire l'arma e consentirgli a tutte le canne di vibrare in maniera perfetta con delle rese balistiche eccezionali. Abbiamo voluto invece che fossero saldate bene le bindelle per una robustezza e per dare un certo peso anche in avanti all'arma, pur essendo bilanciatissima, come vedete, per non sbilanciarla, diciamo così, troppo verso dietro, per doppiare bene i colpi e dargli anche quel peso che alla fine arriva a più o meno ad essere 2,850 kg, 2,9 kg, che è perfetto per un calibro 16. Le camere ovviamente sono
16-70, perché non esistono le camere Magnum, né senso alcuno a usare dei calibri inferiori per poi volerci sparare per forza cartucce Magnum. Si hanno delle rese balistiche che sono assolutamente stupide. In questo caso continua ad avere, perché di serie ha gli estrattori automatici, basta togliere 2 stanghette e diventano ecologici, cioè dopo diventano estrattori manuali che ti portano a dover estrarre a mano il bossolo dopo averlo sparato. Per non lasciarli in giro è molto semplice: dopo che si è sparato, quando si apre il fucile, mano sopra, pum, il bossolo ci salta in mano, lo estraiamo, lo mettiamo in tasca ed evitiamo di lasciarli in giro. Sensazioni. Io è un'arma che ho provato, di solito, sono sempre solito provare le armi e prenderci la mano per delle belle sessioni al tiro a volo. Vado a fare sempre minimo 3-4 percorsi di caccia, certi piattelli che non riesco a capirli, a venirmi bene, me li faccio dare 2-3 volte anche se posso, quando possibile, e poi qualche sessione allo skid. Questa volta non mi è capitato di poterlo fare per varie ragioni. Il fucile è arrivato un po' tardi, sapete, ci vuole un anno quasi per averlo se lo ordinate, perché c'hanno tanti ordini, Tiziano e Antonio, grazie al cielo sono contentissimo, quindi bisogna ordinarlo per tempo. Mi è arrivato un po' tardi e cosa mi sono trovato a fare? L'ho portato subito a quaglie, però facendo una cosa intelligente, utilizzandoci già anche cartucce che poi adopererò a beccacce, come per esempio queste qui, che sono le mie preferite, Silver Queen, da beccacce, piombo 11 e piombo 10 o 9. Ragazzi, com'è andata? Lo vedrete dalle immagini. Devo dire una cosa, un fucile che se continua così, come ho detto a Tiziano quando l'ho chiamato e ad Antonio, ragazzi, è da renderlo illegale, perché io fino adesso tutte le fucilate che ci ho sparato, vi dico solo, quasi non so come va la seconda canna, perché ho fatto tutte le prime canne. Si porta benissimo, si imbraccia meravigliosamente e poi ovviamente è un'arma fatta su misura per me. Come vedete qui riporta l'unico vezzo che c'ha, le mie iniziali, Andrea Aromatico, perché me lo sono fatto fare appositamente, era un fucile che mi serviva e che volevo, ed è stato fatto proprio in questa configurazione, come sempre tutte le mie armi, col bigrillo, proprio per avere sempre la sicurezza che sia facilmente riparabile se dovesse esserci una rottura, ma comunque che anche in caso di una batteria che mi deve capitasse un problema, ce n'ho sempre una da poter utilizzare, e se mi trovo nel mezzo del nulla, sono a caccia, un colpo ce l'ho sempre, ecco, per questa sicurezza. Quindi un fucile veramente straordinario, per me di una bellezza assoluta. Sì, è uno strumento da lavoro, non è un fucile da fighette, non è un fucile super elegante, non è un fucile di quelli che una volta si volevano mostrare nelle grandi cacce padronali, nelle riserve. È un fucile appunto essenziale. Beh, adesso vi lascio con qualche immagine di caccia alle quaglie per farvi vedere com'è andata. Sarò vestito ovviamente diverso perché l'abbiamo ripresa in 2 o 3 sessioni. Nel frattempo leggetevi l'articolo, tutti i dati sono tutti lì, vi rimando veramente all'articolo, a guardarlo, a leggerlo bene, andare nei dettagli. Per ogni cosa in più che volete sapere basta telefonare in Poli, se ne volete ordinare uno andate a Gardone, Tiziano e Antonio vi ricevono coi guanti bianchi e anche voi potrete avere il vostro Essential. Stanno, lo vedremo anche a beccacce, Buona vita a tutti! Brava Lena, porta bella, porta, porta, brava Lena, brava, brava, brava Leni, bella ferma, bel tutto, complimenti ragazzi. Andiamo.